Lezione 1. Affrontare i cambiamenti della vita. E Anna, stavo pensando a come la vita sia un'avventura con i suoi alti e bassi. Questo è vero. La vita può essere imprevedibile, soprattutto quando si tratta di questioni familiari. Esattamente, se i tuoi genitori divorziano, può essere davvero difficile. Sì, ma essere comprensivi in quel periodo è così importante. Lo è davvero. I bambini spesso si sentono presi dalle emozioni dei genitori. Questo è un fardello pesante per loro. Come possiamo aiutare gli amici che stanno affrontando questo problema? Ascoltarli è fondamentale. A volte hanno solo bisogno di qualcuno con cui parlare. Assolutamente. L'empatia può fare un'enorme differenza nel loro processo di guarigione. E ricordare loro che va bene provare un mix di emozioni è anche importante. Giusto. È naturale sentirsi tristi, confusi o addirittura arrabbiati durante questi cambiamenti. Esattamente. Incoraggiarli a esprimere i propri sentimenti può essere davvero utile. Che mi dici delle attività? Pensi che aiutino a distrarsi dalla situazione? Sì, dedicarsi agli hobby o passare del tempo con gli amici può dare sollievo. E può aiutarli a creare ricordi positivi nonostante le sfide che devono affrontare. Sicuramente, si tratta di trovare piccole gioie in mezzo alle difficoltà. La vita può essere un'avventura, ma avere un sistema di supporto facilita la navigazione. Non potrei essere più d'accordo. Insieme, possiamo aiutarci a vicenda a crescere attraverso queste esperienze. Lezione 2. L'arte della narrazione. E Anna, ero curiosa di conoscere i tuoi hobby. Ti piace scrivere? Sì, in realtà, mi diletto a scrivere racconti brevi nel mio tempo libero. È fantastico. Che tipo di storie ti piace scrivere? Adoro creare mondi fantastici con personaggi e avventure unici. La fantasia sembra così creativa. Hai un personaggio preferito che hai creato? Sì, ho un coraggioso cavaliere di nome Elara che intraprende emozionanti missioni. E Lara sembra intrigante. Cosa la motiva nei tuoi racconti? È guidata dal desiderio di proteggere il suo regno e scoprire verità nascoste. Questa è una forte motivazione. Come ti vengono in mente le idee per la tua storia? A volte vengono dai sogni, oppure trovo ispirazione nella natura e nell'arte. È un approccio fantastico. La natura può essere così stimolante. Hai mai partecipato a concorsi di scrittura? L'ho fatto. È un ottimo modo per mettermi alla prova e ricevere feedback. Sembra gratificante. Condividi le tue storie con amici o familiari. Sì, li condivido spesso con i miei amici per i loro pensieri e incoraggiamenti. È un ottimo sistema di supporto. Hai mai pensato di pubblicare i tuoi lavori? Mi piacerebbe. È un mio sogno vedere le mie storie stampate un giorno. Credo che tu possa riuscirci. La tua passione per la scrittura traspare. Lezione 3. L'impatto della compassione. E Anna,
Ho letto delle aree colpite dal disastro e di come le persone rispondono. Questo è un argomento cruciale. È straziante vedere la devastazione, ma è fonte di ispirazione assistere al sostegno. Assolutamente. Organizzazioni come Medici Senza Frontiere svolgono un ruolo fondamentale in queste situazioni. Sì, la loro idea fondamentale è fornire assistenza medica dove è più necessaria, indipendentemente dalle circostanze. È incredibile come operino in ambienti difficili per salvare vite umane. Incarnano davvero la compassione. Come pensi che riescano a lavorare sotto tanta pressione? Credo nella loro formazione e nel loro impegno nell'aiutare gli altri a prepararli per quelle situazioni intense. Questo ha senso. Inoltre, il lavoro di squadra tra i professionisti medici deve essere essenziale. Sicuramente, lavorare insieme può creare una forte rete di supporto, fondamentale nelle emergenze. Hai sentito storie specifiche sul loro lavoro nelle zone disastrate? Sì, ho letto della loro risposta al terremoto di Haiti. Hanno fornito cure critiche a migliaia di persone. Questo è un esempio potente. Dimostra quanto possano essere efficaci in tempi di crisi. Di sicuro ci ricorda l'importanza della solidarietà globale in tempi così difficili. Sono d'accordo. Ispira molte persone a contribuire e fare volontariato anche nelle loro comunità. Esattamente, la compassione può creare un effetto a catena, incoraggiando gli altri ad aiutare chi è nel bisogno. Lezione 4. Fitness Fun. E Anna, ho sentito che ultimamente ti dedichi molto alla tua routine di fitness. Ciao John. Sì, mi alleno quasi tutti i giorni. È impressionante quanta energia ho. È fantastico. Fai altro per il fitness oltre ad allenarti. Sicuramente. Mi piace anche fare lunghe passeggiate e praticare yoga nei fine settimana. Sembra un ottimo equilibrio. Camminare è un ottimo modo per schiarirsi la mente. Esattamente. Mi aiuta a rilassarmi e ad apprezzare la natura allo stesso tempo. Hai provato lo yoga? L'ho fatto. È un ottimo modo per migliorare la flessibilità e ridurre lo stress. Sì. Inoltre, può essere piuttosto impegnativo, specialmente alcune pose avanzate. Posso immaginarlo. Hai una posa yoga preferita? Adoro la posa del guerriero. Mi fa sentire forte e concentrato. Che ne dici di te? Mi piace la posa del bambino. È così rilassante e fa un ottimo allungamento dopo un allenamento. È un'ottima scelta. È importante ascoltare il proprio corpo durante gli allenamenti. Assolutamente. Segui un programma di allenamento specifico o lo mescoli. Lo mischio. Mi piace provare diversi corsi come kickboxing e danza. Mantiene le cose eccitanti. Sembra divertente. La varietà aiuta sicuramente a mantenere la motivazione e previene il burnout. Di sicuro. Trovo anche che allenarsi con gli amici lo renda più piacevole. Sono d'accordo.
Avere un compagno di allenamento può davvero aumentare il tuo impegno e renderlo un evento sociale. Lezione 5. L'arazzo della vita. E Anna, ho esplorato il concetto di vita familiare e sociale in diverse culture. Sembra affascinante. In che modo le famiglie sono diverse nel mondo? Ebbene, in alcune culture la struttura familiare matrimoniale è molto forte, enfatizza l'unità. Interessante. In molti luoghi, le famiglie allargate spesso vivono insieme, creando una rete di supporto. Esattamente, è un modo meraviglioso per mantenere le tradizioni e tramandare valori di generazione in generazione. E grazie a ciò, la vita umana prospera per vari motivi, come l'amore e il sostegno. Sì, è incredibile come le dinamiche sociali modellino le nostre identità e relazioni. Che ne dite della Polonia? Ho letto che i legami familiari sono piuttosto importanti lì. Lo sono davvero. Le famiglie polacche festeggiano spesso insieme, rafforzando i loro legami durante le festività. Sembra adorabile. Pasti e tradizioni condivisi possono davvero avvicinare le persone. Assolutamente. Crea un senso di appartenenza e orgoglio culturale. Pensa che la società moderna stia cambiando queste strutture familiari tradizionali? Sì, la tecnologia e la globalizzazione stanno influenzando il modo in cui le famiglie interagiscono e si connettono. Questo è vero, ma credo che i valori fondamentali dell'amore e del sostegno restino essenziali, indipendentemente dai cambiamenti. Esattamente. Questi valori sono eterni e costituiscono le fondamenta di ogni famiglia, indipendentemente dalla cultura. Lezione 6. Sostenere il cambiamento. E Anna, ho letto di come le comunità negoziano i propri diritti quando si sentono rimosse dal governo. Questa è una questione cruciale. È importante che le persone si battano per i propri diritti. Assolutamente. Molti gruppi lavorano instancabilmente per difendere i propri interessi, specialmente nel campo dell'istruzione. Sì, l'istruzione è un diritto fondamentale. Cosa hai scoperto sui loro impegni? Le organizzazioni spesso si concentrano sull'insegnamento ai bambini della nazione, assicurando che ricevano un'istruzione di qualità nonostante le difficoltà. Questo è stimolante. L'istruzione può consentire alla prossima generazione di difendersi da sola. Esattamente. Quando i bambini sono istruiti, sono più attrezzati per comprendere i loro diritti e le loro responsabilità. Pensa che i movimenti di base siano efficaci nel portare il cambiamento? Sicuramente, i movimenti di base spesso riflettono le voci della comunità e possono influenzare la politica. È incredibile come un'azione collettiva possa portare a riforme significative. Sì, ed è essenziale che le comunità rimangano impegnate e informate sui loro diritti. Quale ruolo pensi che la tecnologia giochi in questi movimenti? La tecnologia può amplificare le voci e connettere le persone in tutto il mondo, rendendo l'advocacy più incisiva. Questo è vero. I social media sono diventati un potente strumento per aumentare la consapevolezza e mobilitare il sostegno. È emozionante vedere come le persone utilizzano queste piattaforme per promuovere il cambiamento ed educare gli altri. Lezione 7. Deliziose scoperte.
E Anna, ultimamente ho voglia di buon cibo. Gnocchi e spaghetti saltati in padella sono i miei preferiti. Sembrano fantastici. Adoro entrambi questi piatti. Qual è il tuo tipo di raviolo preferito? Penso che dovrei dire gnocchi di maiale al vapore. Sono così succosi e saporiti. Gnam! Mi piacciono gli gnocchi di verdure, soprattutto quando sono serviti con una salsa piccante. È un'ottima scelta. Preferisci fare gli gnocchi a casa o ordinarli al ristorante? Adoro farli a casa. È divertente essere creativi con diversi ripieni. Sembra un'ottima attività di legame. Quali altre farciture ti piace sperimentare? Ho provato funghi e spinaci, che sono andati molto bene. Che mi dici di te? Ho già preparato gnocchi di pollo e zenzero. Sono stati un successo alla mia ultima cena. Sembra delizioso. Cosa servite di solito con i vostri spaghetti saltati in padella? Mi piace aggiungere molte verdure colorate e del pollo alla griglia per le proteine. Ottima idea! Aggiungo spesso tofu e una spruzzata di salsa di soia per insaporire. È una combinazione perfetta. Hai un tipo di noodle preferito? Mi piace usare gli udon noodles. Sono spessi e gommosi. Cosa preferisci? Adoro gli spaghetti di riso. Sono leggeri e assorbono molto bene la salsa. Un'ottima scelta. Con tutte queste idee, mi sento ispirata a cucinare. Lo stesso qui. Organizziamo presto una serata culinaria e organizziamo una festa insieme. Lezione 8. L'acquisto di prodotti essenziali. E Anna, ho capito che sto esaurendo le cose essenziali. Oh no, è sempre sorprendente quanto velocemente finiamo le cose. Giusto? Penso che dovremmo andare insieme al supermercato più vicino. Ottima idea! È più divertente fare acquisti con qualcuno. Cosa devi acquistare? Ho bisogno di generi alimentari come frutta, verdura e pane. Che ne dici di te? Ho bisogno di snack e alcuni ingredienti per la cena. Forse mi prendo della pasta. La pasta sembra deliziosa. Hai intenzione di preparare un piatto specifico? Sì, sto pensando di fare una pasta cremosa ai funghi. Sembra incredibile. Hai tutti gli ingredienti o devi raccoglierne alcuni? Devo prendere dei funghi freschi e della panna. Di che mi dici della tua frutta? Sto pensando di comprare mele e banane. Sono perfetti per gli spuntini. Buone scelte! E sono anche sani. Hai intenzione di cucinare qualcosa di speciale? Potrei fare un soffritto con le verdure che ricevo. È veloce e gustoso. È un'ottima idea. Le patatine fritte sono così versatili. Puoi aggiungere quasi tutto. Esattamente. Facciamo una lista in modo da non dimenticare nulla durante lo shopping. Buon piano! Scriverò anche le mie cose essenziali. Il lavoro di squadra lo rende più facile. Di sicuro.
Facciamo in modo che questo viaggio di shopping sia efficiente e divertente. Lezione 9. Termini di negoziazione. E Anna, stavo esaminando i nostri termini di pagamento e ho pensato a qualcosa. Oh, cosa avevi in mente? Suggerisco di estendere il periodo di pagamento da 30 a 45 giorni dopo la consegna. Sembra ragionevole. Ci darebbe una maggiore flessibilità nella gestione del nostro flusso di cassa. Esattamente. Molti fornitori apprezzano avere un po' di tempo in più per saldare i conti. Sono d'accordo. Può anche costruire un rapporto migliore con i nostri partner. Giusto? Inoltre, dimostra che apprezziamo i loro servizi e comprendiamo le loro esigenze. Ne hai parlato con qualcun altro del team? Non ancora, ma penso sia una buona idea presentarlo al nostro prossimo incontro. Sicuramente. Possiamo delineare chiaramente i vantaggi per coinvolgere tutti. È un piano solido. Pensi che dovremmo preparare alcuni dati a supporto della nostra proposta? Sì, disporre di statistiche sull'andamento dei pagamenti potrebbe rafforzare la nostra tesi. Ottimo punto. Aiuterà a illustrare come il cambiamento può avere un impatto positivo sulle nostre operazioni. Inoltre, potremmo raccogliere feedback dai nostri fornitori in merito alle loro preferenze. È una mossa intelligente. Coinvolgerli nella conversazione può portare a una situazione vantaggiosa per tutti. Sono entusiasta di vedere come questo potrebbe migliorare le nostre partnership e l'efficienza complessiva. Anch'io. Lavoriamo insieme su questo prima della riunione. Lezione 11. Trovare l'equilibrio. E Anna, stavo pensando ai nostri contributi al progetto. Che ne dici di 60 a 40 a mio favore? Sembra troppo irregolare per noi. È importante per entrambi sentirci apprezzati in questa collaborazione. Sono d'accordo, ma sento di essermi impegnato un po' di più dal punto di vista della ricerca. È comprensibile, ma ho anche contribuito in modo significativo con gli elementi di design. Hai ragione. I tuoi progetti hanno davvero dato vita alle nostre idee. Che ne dici di scendere a compromessi? Un compromesso sembra giusto. E se andiamo dai 55 ai 45? È un passo nella giusta direzione. Sembra più equilibrato. Sì, per noi è essenziale mantenere un buon rapporto di lavoro. Esattamente. La comunicazione è fondamentale in ogni partnership. Apprezzo quanto siamo aperti l'uno con l'altro. Rende il processo più agevole. Sicuramente. Possiamo sempre discutere dei nostri contributi man mano che progrediamo. In questo modo, possiamo adattarci se necessario e rimanere sulla stessa pagina. D'accordo. È tutta una questione di lavoro di squadra e di garantire che entrambi ci sentiamo soddisfatti dei nostri ruoli. Sono ottimista sul nostro progetto, ora che abbiamo trovato un accordo equo. Anch'io. Manteniamo questo slancio positivo mentre andiamo avanti. Lezione 12. L'evoluzione dello sport. E Anna, stavo leggendo della storia dello sport in Canada ed è piuttosto intrigante. Oh, davvero?
Cosa hai scoperto? Nel XIX secolo, gli sport e i giochi in Canada non erano altamente organizzati. Interessante. A che tipo di attività partecipavano le persone allora? C'erano molti giochi informali, come l'hockey e il lacrosse, ma mancavano di regole strutturate. Posso immaginarlo. Questo deve aver reso difficile giocare in modo competitivo. Esattamente. Fu solo più tardi che lo sport iniziò a diventare più organizzato e formalizzato. Allora, quando sono iniziate a cambiare le cose per lo sport in Canada? L'istituzione di club e campionati alla fine del XIX secolo ha davvero contribuito a plasmare gli sport competitivi. Questo ha senso. Le competizioni organizzate devono aver creato un senso di comunità tra i giocatori. Sì, e ha anche permesso agli atleti di migliorare le proprie capacità e ottenere riconoscimenti. Mi chiedo come si sia evoluta la cultura sportiva da allora. Qualche cambiamento significativo? Assolutamente. Lo sport è diventato più inclusivo e le donne hanno iniziato a partecipare più attivamente. Questo è uno sviluppo significativo. Gli sport femminili hanno acquisito tanta visibilità negli ultimi anni. Sicuramente. È stimolante vedere fino a che punto sono arrivati gli sport in Canada, sia in termini di organizzazione che di diversità. Sono d'accordo. È affascinante pensare al futuro dello sport e alle nuove tendenze che potremmo vedere. Esattamente. Con tecnologia e innovazione. Chissà come lo sport continuerà ad evolversi. Lezione 13. Avventure all'aperto. E Anna, il tempo è perfetto per le escursioni oggi. Sembra fantastico. A quale parco stavi pensando? Stavo pensando di andare a Maplewood Park. Ha dei sentieri meravigliosi. Adoro Maplewood Park. I panorami dall'alto sono mozzafiato. Lo sono davvero. Hai una pista preferita in quella zona? Sì, mi piace il Ridge Trail. È impegnativo, ma così gratificante. È una scelta fantastica. Quanto tempo ci vuole di solito per completare? Ci vogliono circa 2 ore se si va a passo costante. Che mi dici di te? Mi piace fare lo Scenic Loop. È un po' più facile e offre uno splendido scenario. Sembra rilassante. Forse potremmo provare entrambi i percorsi oggi. Ottima idea. Possiamo iniziare con il Ridge Trail e poi prendere lo Scenic Loop. Perfetto. Preparerò degli snack e dell'acqua per noi. Fantastico! Porterò la mia macchina fotografica per immortalare panorami incredibili. Bella idea. Non vedo l'ora di godermi l'aria fresca e la natura. Anch'io. È sempre piacevole fuggire dalla città ed esplorare la vita all'aria aperta. Lezione 14. Routine mattutine. E Anna, ero appena sotto le coperte e ho impostato la sveglia alle 7. È una buona idea. Di solito ti svegli proprio quando suona la sveglia. Non sempre. A volte premo il pulsante snooze un paio di volte.
Posso capire. È così allettante rimanere a letto un po' più a lungo. Esattamente, ma mi sento più eccitato se mi alzo subito. Ma che mi dici di te? Cerco di alzarmi non appena suona la sveglia, ma spesso finisco per scorrere prima il telefono. Può essere una trappola temporale. Hai pensato di cambiare quell'abitudine? Sì, preferisco iniziare a leggere un libro. Sembra più produttivo. Sembra un ottimo piano. Leggere può davvero dare un tono positivo alla giornata. Di sicuro. Inoltre, mi aiuta a svegliare la mente prima di iniziare a lavorare. Hai in mente un libro specifico per la tua routine mattutina? Sto pensando di iniziare un libro di autoaiuto che avevo intenzione di leggere. Questo è eccellente. I libri di autoaiuto possono fornire una grande motivazione per la giornata a venire. Esattamente. Quest'anno voglio concentrarmi sulla crescita personale. È un obiettivo fantastico. Le routine mattutine possono davvero influire sulla nostra mentalità e produttività. Assolutamente. Sfidiamoci a vicenda per attenerci alle nostre nuove routine. Ci sto. Sarà fantastico sostenerci a vicenda in questo viaggio. Lezione 15. Divertimento all'aperto. E Anna, hai mai pensato di fare allenamenti all'aperto a casa? Sembra un'ottima idea. Ci ho pensato, ma non ci ho mai provato davvero. Può essere rinfrescante. L'aria fresca e il sole e fanno una grande differenza nella motivazione. Scommetto. Che tipo di allenamenti all'aperto ti piacciono? Adoro fare yoga nel mio giardino. È tranquillo e mi aiuta a rilassarmi. Lo yoga sembra meraviglioso. Di solito mi limito a correre o andare in bicicletta all'aperto. Anche queste sono ottime opzioni. La corsa è un ottimo modo per aumentare la salute cardiovascolare. Assolutamente. E andare in bicicletta è divertente e allo stesso tempo ha un basso impatto sulle articolazioni. Hai mai provato a combinare diversi allenamenti come un circuito? No, ma sarebbe divertente. Quali esercizi mi consigliate per un circuito? Potresti includere flessioni, squat e jumping jack. Sarebbe un allenamento per tutto il corpo. Sembra impegnativo ma gratificante. Per quanto tempo ti alleni di solito? Il mio obiettivo è di circa 30-45 minuti, a seconda dell'intensità. È una buona durata. Basta sudare senza esagerare. Esattamente. Inoltre, puoi sempre regolare l'intensità in base a come ti senti quel giorno. Adoro questa flessibilità. Forse possiamo pianificare insieme una sessione di allenamento all'aperto. Mi piacerebbe moltissimo. Sarà un modo divertente per rimanere attivi e godersi la vita all'aria aperta allo stesso tempo. Lezione 16. Esplorazione delle opzioni. E Anna, vedo che hanno un'ampia varietà di articoli in questa sezione. Questo è vero. È sempre emozionante esplorare nuove opzioni. Cosa stai cercando? Spero di trovare degli ingredienti unici per la cena. Hai qualche suggerimento?
Assolutamente. Che ne dici di dare un'occhiata alle spezie? Possono davvero esaltare un piatto. Ottima idea. Adoro sperimentare sapori diversi. Hai una spezia preferita? Mi piace molto usare il cumino. Aggiunge un gusto caldo e terroso a molte ricette. Il cumino è fantastico. Uso spesso la paprika per aggiungere un pizzico di affumicatura. Anche la paprika è deliziosa. Hai provato la paprika affumicata? Ha un sapore così ricco. Sì, ce l'ho. È perfetto per aggiungere profondità a stufati e verdure arrostite. Parlando di verdure, dovremmo cercarne di fresche da aggiungere ai nostri pasti. Sicuramente, i prodotti freschi possono fare una grande differenza. Qual è la tua verdura preferita? Adoro i peperoni. Aggiungono colore e dolcezza a qualsiasi piatto. I peperoni sono fantastici. Mi piace anche usare le zucchine. È così versatile. Di sicuro. Potremmo anche fare un soffritto con quegli ingredienti. Sembra delizioso. Prendiamo quello che ci serve e iniziamo a cucinare insieme. Lezione 17. Il potere dell'arte. Ehi Anna, ho appena visitato la galleria d'arte ed è stato affascinante. Davvero? Sembra incredibile. Cosa ne pensi delle mostre? Li ho trovati molto stimolanti. Ogni pezzo raccontava una storia unica. Sono d'accordo. Gli artisti hanno mostrato una vasta gamma di stili e tecniche. Esattamente. È affascinante vedere come background diversi influenzino il loro lavoro. Sì, adoro il modo in cui alcuni pezzi suscitano forti emozioni o sfidano le nostre prospettive. Hai un artista preferito della mostra? Sono stato particolarmente attratto da un artista locale che utilizzava materiali riciclati. Interessante. L'utilizzo di materiali riciclati aggiunge un importante messaggio ambientale. Sicuramente. È un modo creativo per aumentare la consapevolezza sulla sostenibilità. Apprezzo il modo in cui l'arte può ispirare conversazioni su questioni sociali. Anch'io. L'arte è un mezzo così potente di espressione e cambiamento. Hai mai provato a creare arte da solo? L'ho fatto. Mi piace dipingere, soprattutto astratti. È un ottimo modo per rilassarsi. Sembra divertente. Mi piacerebbe vedere il tuo lavoro un giorno. Sarei felice di mostrartelo. È sempre bello condividere la creatività con gli amici. Assolutamente. Organizziamo una giornata creativa in cui possiamo fare arte insieme. Iscriviti, metti mi piace e condividi il nostro canale. Il tuo supporto ci aiuta a creare altri fantastici contenuti. Grazie!